C'è un professore che da mesi sta facendo delle ipotesi molto lucide ed interessanti. Si chiama Jiang Shueqin e nella sua ultima lezione spiega perché la guerra in Medio Oriente non è solo una guerra. È il segnale che il mondo che conoscevi sta finendo. Per sempre. Ecco, adattata in italiano, la sua ultima lezione. Ti suggerisco di metterti comodo ed ascoltarlo. Ecco cosa ha detto. Il mondo che ti ha dato voli low cost, cibo a buon mercato e la sensazione di vivere in pace. Sta finendo adesso, in questo momento. E quello che lo sostituirà non assomiglierà a niente di ciò che hai conosciuto. Pensa all'ultima volta che il mondo ti è sembrato davvero stabile. Guerre nel Medio Oriente, inflazione che sta mangiando i risparmi di decenni, e giovani, persone intelligenti che lavorano duro, che stanno mollando tutto, che scommettono tutto sui cripto perché è l'unica chance che vedono per avere un futuro. Quello che stai guardando è un ordine mondiale che muore in diretta. Il sistema che ha costruito il tuo intero modo di vivere, la tua casa, il tuo lavoro, la tua pensione, sta andando a pezzi e tu lo senti ogni giorno. Per capire dove stiamo andando, devi capire da dove veniamo. Quando cadde il muro di Berlino nel 1989, Francis Fukuyama scrisse uno degli articoli più influenti del Novecento: La fine della storia. Ogni sistema aveva fallito. Monarchia, fascismo, comunismo. Quello che era sopravvissuto era la democrazia liberale di mercato. Quello che seguì è ciò che gli storici chiamano il momento unipolare. Una sola superpotenza al centro di un unico sistema globale. L'America con le mani sui comandi. Quel mondo reggeva su 3 pilastri. Tutti e 3 stanno crollando nello stesso momento. Il primo, la Pax Americana. Per la prima volta nella storia, una sola nazione manteneva l'ordine sull'intero pianeta, attraverso supremazia militare, sorveglianza di massa mascherata da internet e istituzioni come l'ONU. Il secondo pilastro era la supremazia della scienza, che aveva sostituito la religione come sistema di credenze del mondo moderno. Gli scienziati erano diventati un sacerdozio transnazionale. Durante il Covid, chiunque sollevasse domande veniva trattato non come una persona curiosa, ma come un eretico pericoloso da umiliare pubblicamente. Questa non è scienza, è religione con il camice bianco. Il terzo pilastro era il dollaro americano, un pezzo di carta, senza nulla dietro, solo la credenza collettiva che gli attribuisse valore. Le persone organizzano intere esistenze attorno ad accumularne il più possibile. Il divario tra 100 milioni e $1 miliardo, in termini di cosa puoi fare, è zero. Eppure l'inseguimento non finisce mai. Così totale era diventata l'illusione. Ogni impero nella storia segue lo stesso arco. La prima generazione costruisce attraverso il sacrificio. La seconda gestisce. La terza eredita, assume che durerà per sempre e lo distrugge attraverso l'arroganza. Ed è esattamente lì che si trova l'America adesso. La Pax Americana ha iniziato a ignorare le regole che aveva creato. L'America ha bombardato Libia e Siria senza l'approvazione dell'ONU. Ha agito contro l'Iran senza chiedere l'opinione del mondo. Quando l'impero che ha scritto le regole inizia a violarle pubblicamente, nessuno crede più nelle regole. La scienza è diventata ortodossia anziché scoperta. L'ultima vera rivoluzione scientifica risale a decenni fa. La Silicon Valley costruisce app per la consegna del cibo. L'istituzione che avrebbe dovuto spingere il progresso umano è diventata più interessata a proteggere il proprio consenso che a metterlo in discussione. Il dollaro è diventato una macchina per produrre diseguaglianza. Stampare moneta trasferisce ricchezza, in modo invisibile, dai giovani ai vecchi, dai poveri ai ricchi. Un giovane oggi che lavora più duramente dei propri genitori non riuscirà mai a comprare la casa che hanno comprato loro. E nel profondo lo sa. Allora smette di giocare. Quando 3 pilastri crollano contemporaneamente, il mondo sotto di loro non si assesta dolcemente. Si spezza. Inizia dall'energia. Tutto ciò che ti circonda in questo momento risale al petrolio. Il tuo telefono, i tuoi vestiti, le medicine, il cibo sulla tua tavola e i voli che connettono l'economia globale. L'intera civiltà di 8 miliardi di persone poggia su un'unica fondamenta: petrolio economico dal Medio Oriente. Il cibo segue direttamente dall'energia.
L'unica ragione per cui 8 miliardi di persone vengono nutriti è che fertilizzanti prodotti nell'emisfero nord vengono spediti in Africa, Asia meridionale e Asia centrale. Taglia quella rete, attraverso guerre o sanzioni, e le carestie che seguiranno non avranno precedenti. La scarsità d'acqua è peggiore di quella alimentare e i paesi con le peggiori crisi idriche sono gli stessi già in collasso politico. Questa convergenza produce storicamente una sola cosa: migrazione di massa. Centinaia di milioni di persone che si spostano dalle zone di collasso verso quelle stabili si scontreranno con nazioni nordiche invecchiate e politicamente incapaci di assorbirle. Quella collisione non è una previsione, è già nei dati. L'Internet è fisicamente fragile. Esiste come cavi sottomarini che corrono lungo i fondali oceanici. Diversi di quei cavi attraversano la regione più volatile della Terra. Un singolo taglio deliberato potrebbe eliminare l'accesso a Internet per il 20-30% della popolazione mondiale. Non è un'interruzione di Netflix, è il collasso simultaneo di banche, finanza e commercio globale. Niente di tutto questo è pensato per spaventarti. La consapevolezza è l'unica cosa che separa le persone che si adattano da quelle che aspettano che le cose tornino alla normalità. Il cambiamento più importante è passare dall'efficienza alla resilienza. La resilienza pone una domanda completamente diversa. Se tutto si rompe contemporaneamente, riesci ancora a sopravvivere? Il tuo paese riesce a nutrirsi senza importazioni? La tua comunità riesce a proteggersi? Tu riesci a offrire valore che non dipende da una catena globale? Passare dal materialismo al senso non è filosofico, è una domanda pratica di sopravvivenza per i governi. La transizione più difficile di tutte è da vecchi a giovani. I baby boomer controllano il miglior sistema sanitario della storia, ricchezze accumulate su una scala senza precedenti e un potere politico che non mostrano segnali di cedere. Nel frattempo, le sfide che richiedono soluzione, governance dell'IA, riallineamento geopolitico, richiedono l'energia e gli orizzonti temporali che solo i leader giovani portano. Alcuni di voi sperano che tra qualche mese venga firmato un accordo di pace, i prezzi del petrolio si stabilizzino e torni la versione di normalità che conoscevano. Quella speranza è comprensibile, ma non è onesta. Il momento unipolare è finito. Quel periodo di pace globale americana, energia economica e prosperità senza confini, è durato circa 30 anni. Le condizioni che lo hanno reso possibile non esistono più. Quello che viene dopo non è predeterminato. La forma del nuovo mondo sarà decisa dalle scelte che individui, comunità e nazioni faranno nei prossimi 5-10 anni. Le tue scelte contano più ora di qualsiasi altro momento nella tua vita. Impara competenze che contano quando i sistemi globali sono inaffidabili. Costruisci comunità che possano funzionare senza supporto esterno. Metti in discussione tutto ciò che hai assorbito su come funziona il mondo. Le persone che vedono chiaramente una transizione mentre sta accadendo sono quelle che plasmano ciò che viene dopo. In questo momento, la chiarezza è la cosa più rara sulla Terra. Se questo ha cambiato il modo in cui vedi ciò che ti sta accadendo intorno, condividilo con qualcuno che ha bisogno di sentirlo. Tu cosa ne pensi? Lasciami i tuoi commenti, siamo pronti alla discussion. Ci vediamo al prossimo video.